Salve a tutti, dalla Cina tramite AliExpress ho preso questo piccolo riduttore, un 6 a 1, adesso vi faccio vedere meglio. Il riduttore è questo, esce con un perno bello stabile, un 14 per 20, già cuscinettato, già a posto, e dall'altra parte invece è tutto da rivedere. Adesso togliamo quella specie di adattatore che c'è qui. Ecco, abbiamo tolto questo pezzo che serviva per stringere questa forcellina. Questa forcellina è un po' troppo delicata, quindi dovrò smontare il riduttore, uscire con un perno più potente. Qui dovremo aggiungere anche un cuscinetto o due, adesso vediamo, per rinforzarlo. Questi riduttori epicicloidali sono molto compatti e sono comodi per fare tante cose. Perché poi con questo riduttore voglio farci un maschiatore per trapano a batteria, da usare a mano libera praticamente. Perché molto spesso ci capita di fare filetti in posti inaccessibili per le macchine e dobbiamo farli manualmente. Ci mettiamo il lavoro e iniziamo. Avanti. Allora inizieremo proprio da questo perno che vuole maggiorato. Ecco, questo è il suo perno di entrata, col suo ingranaggino, un solo cuscinetto, quindi è insufficiente, ce ne vorranno almeno due. Qui abbiamo un perno sul cuscinetto di 17, che è una bella misura, quindi noi continuiamo con questa misura e le facciamo un perno più lungo senza fare questa riduzione che è troppo delicata. Ora qui gli faccio un giro di saldatura ed eccolo già saldato.
questo perno, gli sto creando l'esagono, così non scivola sul mandrino del trapano. Il dado questo in appoggio sulla morsa, quindi posso ruotarlo e la posizione rimane stabile. E partiamo. Ecco, adesso con quel pezzo qui di 40 faremo il porta maschio.
Ecco, ho messo sul pezzo sulla fresatrice, che adesso dobbiamo fare un po' di lavori. Ecco, qui c'è 0 da una parte, facciamo lo 0. Ecco, qui c'è la misura dall'altra parte, adesso dimezzo la misura, dimezzo e mi porto al centro. Ora rilevo anche il centro dall'altra parte, l'asse Y. Per sicurezza spengo questo, così non mi viene in mente di farlo partire. E questo per sicurezza lo giriamo così non ci viene in mente di girare. E questo altrettanto, così rimaniamo stabili sul centro. Ecco, adesso ho messo su una fresa di 18. Questo lo faremo in modo automatico, vediamo se riusciamo. Non conosco ancora bene la macchina. Ecco, qui c'è mettiamo in azione il regolatore di giri e partiamo. Un pochino meno, visto che è troppo. Ecco, ora ho messo su questa testa noiosa perché devo allargare il foro e farlo di precisione per questo spezzone di 20 rettificato. Dovrà andare dentro di misura praticamente. Ecco, adesso facciamo l'ultimo passaggio e lo facciamo in modo sempre automatico. Essendo l'ultimo passaggio conviene fare lentamente anche la risalita, così diventa bello, bello insomma. Lì, aumentiamo un po' la velocità anche appena appena. Ecco così. Così non ci rimangono tutte le rigature.
Ecco fatto. Ecco, proviamo il nostro pezzo rettificato, vediamo come funziona. È perfetto. Eccolo qui, nuovamente. Praticamente il gioco è quasi inesistente e è quello che serve a noi. Benissimo. Allora, a questo punto io dovrei fare una sede per la chiavetta da poter accoppiare a questo perno. Però poi mi ritrovo che devo comunque aggiungere un paio di grani per non farlo uscire. Allora tanto vale che io prendo 2 grani di questi con l'estremità cilindrica e li vado a mettere direttamente in sede, così mi bloccano la rotazione e non lo fanno uscire. Questi hanno anche il vantaggio che non segnano il perno proprio perché vanno a colpire il fondo della sede. Il perno rimane bello pulito e quindi estraibile in ogni momento. Ho rimesso il pezzo nel mandrino del tornio perché voglio fargli una bella smussatura. Per fare ciò useremo il motorino. Questo motorino per l'avanzamento del carrellino superiore è molto pratico. Per chi volesse vedere il video di questo apparecchio, ve lo metto qui in alto, il link, e poi ve lo metto anche tra le descrizioni. È veramente comodo ed efficace. Ora dobbiamo lavorare questo cilindretto che possa accettare il codino dei maschi e bloccarli. 2 grani contrapposti a libero scorrimento.
Ora che abbiamo fatto le lavorazioni più gravose, facciamo un'azione di alleggerimento, perché dobbiamo sempre considerare che è un attrezzo che va tenuto in mano e quindi il peso conta, e conta il come. Facciamo l'ultima passata con una velocità più alta, così diventi più liscio. Questo riduttore nel suo perno di uscita ha già un filetto di 5 mm
e questo va a ridosso di questo nucleo di fermo, che praticamente va dentro così, questo va così e vanno quasi a toccarsi, per cui io sfrutto questo filetto di 5, ci metto un grano, lo metto lungo a misura che vada a bloccarsi, che rimanga fuori 3 mm, e poi faccio una sede in questo cilindretto che possa scorrere ma non uscire dal suo posto di lavoro. Andiamo a farlo. Questa operazione la faremo con la fresatrice, col pezzo messo così, per trovare il giusto assetto di questo pianetto che mi fa riferimento. Usiamo questo spezzone di acciaio, ecco, così mi fa il pianetto pari e trovo un riscontro preciso. Lo mettiamo così. Eccolo lì. Ecco, abbiamo completato questa testa. Per essere sicuri di ingranare direttamente la cavità, inseriamo già i grani, li facciamo venire fuori appena appena con un po' di sporgenza. Poi il tiraggio chiaramente lo facciamo dopo. Ecco, lo facciamo venire fuori appena un pochino, così siamo sicuri che si incanala nel punto giusto. Eccoli lì. Adesso facciamo l'assemblaggio. Ecco, adesso che è dentro possiamo tirare i grani a fondo. Lì in fondo si intravede il perno del riduttore. Adesso andiamo a inserire il blocco di fermo, lo mettiamo così. Mettiamo il grano di bloccaggio che non esca, che abbiamo fatto il foro passante. Dovremmo centrare il perno del riduttore. Ecco, adesso ha la sua corsa, però non può uscire, non può cadere, non può... Bene, e a questo punto basta solo mettere una testina
Chiaramente di queste ne ho fatto uno per ogni misura. Basta solo avvitare la mano, tanto fa solo il centraggio questo. E poi si inserisce il maschio. Adesso prendo la chiave per tirare il maschio. Ottimo, posto. È un blocco praticamente. Chiaramente avrei potuto fare una cosa diversa qui, fare un mandrino tipo questo. A me serve che accetti fino al maschio di 16 mm, quindi vuole bello grande. Avrei dovuto fare un mandrino grande così. Mi sembra troppo voluminoso, mi sembra troppo invadente e molte volte questo limita il suo lavoro perché è troppo grande. Questo invece è molto più affinato, fatto così, e c'è solo scocciatura di dover sostituire questi qui, ma è talmente veloce. Ecco. Chiaramente posso mettere anche maschi lo stesso numero più corto, questo è il gambo più corto. Ottimo. Ho già fatto questo tondo consaldato, un piastrino di supporto, al cui interno ci andranno 2 cuscinetti lineari, perché diventerà una guida per il maschetore. Ecco. Ed ecco completato anche l'allineatore. Questo naturalmente non può ruotare. Adesso lo fissiamo al suo posto. Eccolo montato, piazzato. Questo se vogliamo usarlo lo usiamo, altrimenti si toglie e si usa senza. Qui non scappa niente perché c'è l'OR che tiene la molla che non la fa uscire. In un attimo si rimette. Questo naturalmente serve per trovare esattamente l'asse. Si mette in appoggio, si mette e poi si scende. Ecco, vi faccio vedere. Praticamente perfetto, sia di qua che dall'altra parte. Eccolo lì. Questo va usato dalla parte bassa dove non disturba e rimane a vista solo l'anella di appoggio. Poi ripeto, come ho già detto, se serve bene, se invece ci fidiamo della nostra tecnica, andiamo avanti senza di quello e andiamo direttamente. Se magari
magari abbiamo un foro che dà fastidio, che non ci sta, e viene tolto e poi si rimette quando serve. Ecco, ora ci rimane da fare solo il manico, anti-rotazione, abbastanza robusto vuole. Andiamo a fare quello, poi è tutto completato. Ho già fatto questa base di supporto che andrà fissata qui al riduttore. Ecco, adesso qui ci facciamo un congegno per la maniglia. Adesso questo meccanismo lo saldiamo attorno a questo supporto e poi ci colleghiamo il manico qui. Ed ecco i pezzi completati della maniglia di supporto. Il notolino va dentro così, la maniglia va così. Ecco, quando la uso, che diventa ingombrante, la mettiamo da questa parte e quando la metto a riposo, così mi rubo meno posto, la uso in questo modo. Potrei usarla anche da zappare la terra. Il tutto andrà fissato naturalmente qui, ma prima gli do un po' di nero, un po' di vernice e poi dopo andiamo a provare come funziona. Ed eccolo terminato con tutti i suoi elementi che lo compongono. Quando lo usiamo lo metteremo in questa posizione, il manico, così fa una grande forza, e quando è a riposo invece, per occupare meno spazio, per riporlo nello scaffale, lo mettiamo così è molto compatto
Questo vi ricordo che si toglie, e si può usare anche senza, naturalmente. Andiamo a provarlo. Per fare la prova useremo questo piastrone di 12 mm, bello spesso. Faremo 3 prove con 3 tipi di filetto, faremo il 6, il 10 e la più grossa il 16. I forni sono pronti, mettiamo in morsa, partiremo subito con un maschio di 6, piccolo, eccoli lì, i forellini, ecco. Grazie all'anello noi possiamo appoggiare e trovare più o meno l'asse giusto. Lì, io posso iniziare. Perfetto. Il filetto di 6 è già fatto. Non fate caso a questo mandrino perché è un pochino ondulante, ha preso una qualche storta, ma tutto il resto è perfetto. Faremo l'altro filetto sempre di 6, però con la velocità più alta del trapano. Sempre in asse. Fatto. Adesso mettiamo su un maschio di 6, di 10. Facciamo l'altro filetto, facciamo. Mettiamo sulla boccola per il 10. Ottimo. Mogliettina al forno di 10 e ricominciamo. Sempre con l'appoggio. Questo è molto comodo perché ci fa capire quando siamo in asse, ci fa capire. Anche il filetto di 10 è già fatto. Con un'estrema facilità. Adesso proviamo a fare il colpo grosso, proviamo a fare il filetto di 16, che il filetto di 16 per un maschiatore manuale è una cosa di impossibile praticamente. I maschi di 16, però io ho solo la versione con i tre pezzi. Inizieremo dal centrale e poi faremo la finitura. Un po' d'olio anche qua e anche sul maschio. E andiamo di 16.
cerchiamo di metterci bene in asse, così. È già passato, troppo facile, troppo. Ci mettiamo l'altro maschio a finire. Quello puntito proprio. Un po' d'olio anche qua. Ci torniamo a mettere in asse. Troppo facile. I filetti sono perfetti e come avete visto li abbiamo fatti in totale facilità e totale scioltezza. Ed ecco il maschiatore configurato a riposo col suo fermo asta, così rimane lì, rimane molto compatto. Ora lo mettiamo sullo scaffale e alla prima occasione lo usiamo per lavorare. E niente, un saluto e buon maschiatore a tutti. Ciao ciao!